Cari amici, ben ritrovati. In questo video vi mostro il sensore di cadenza velocità di marca Meylan modello C1 che mi è appena arrivato. Nelle immagini state vedendo lo spacchettamento. L'ho acquistato per montarlo sulla bicicletta che utilizzo sul rullo. Io possiedo un ciclocomputer Brighton Rider 530, già dotato di vari sensori, cioè uno per la cadenza, uno per la velocità ed il cardiofrequenzimetro. Il sensore di cadenza l'ho montato sulla bici da corsa con la quale mi alleno di fuori e per la velocità ed i chilometri percorsi in questo caso utilizzo il GPS. Nella bici sul rullo invece ho messo il sensore di velocità che non ho montato sulla bici da corsa, ma mi manca ovviamente quello di cadenza, che in questo periodo invernale mi serve per fare dei lavori più specifici e non ho voglia ogni volta di spostarlo da una bici all'altra. Ecco il motivo di questo acquisto. Sul fronte della confezione ci sono alcune indicazioni. È resistente all'acqua, c'è l'immagine di una bicicletta e Bluetooth, ANT+, esiste un'app per gestire il sensore e c'è l'immagine di due strumenti che immagino si riferisca al fatto che è semplice montarlo e in più c'è l'indicazione che va a batterie specificandone il tipo. Sul retro ci sono alcune indicazioni, ad esempio è specificato che è Bluetooth 4.0 e che è anche ANT+, come vi ho appena detto, ed anche il tipo di batteria, cioè CR2032. È resistente all'acqua IPX5 e lavora a temperature tra i -10 e i +60 gradi. Ora proviamo ad aprirlo e ad accoppiarlo al ciclocomputer sperando di riuscirci. All'interno della confezione ci sono due elastici di diverse misure, uno per fissare il sensore alla pedivella, l'altro al mozzo della ruota a seconda dell'utilizzo che volete fare del sensore. Come potete vedere, qui ci sono due iniziali, una C che sta per cadenza ed una S che sta per speed, cioè velocità. Tra un momento vi faccio vedere come impostare la funzione desiderata. Sul retro c'è un gommino protettivo antiscivolo. Ora lo tolgo ed andrò a vedere se c'è già la batteria inserita. Eccola qui. Quindi togliamo la plastica protettiva. Ora c'è il contatto ed il sensore dovrebbe funzionare. Vi faccio vedere il pulsantino con il quale impostare la modalità, cadenza o velocità. Ora richiudo per bene ed imposterò la funzione di cadenza. Schiaccio il tasto. Vedete, si è accesa una lucetta verde in corrispondenza della velocità. A me interessa, come ho detto, la cadenza, quindi lo rischiaccio e, vedete, si è accesa la lucetta bianca in corrispondenza della lettera C. Ora accendo il ciclocomputer, entro nelle impostazioni apposite per il sensore della cadenza e vediamo se lo rileva automaticamente. Quello che vedete è il numero del sensore che ho nella bici da corsa. Ora vediamo se rileva quello nuovo. A questo punto del video si è esaurita purtroppo la batteria della macchina fotografica e non riesco a farvi vedere il momento esatto in cui rileva il sensore. Comunque ho semplicemente spento e riacceso il ciclocomputer e sono tornato al menu delle impostazioni per il sensore di cadenza. Automaticamente è apparso quello nuovo. Ecco, come vedete ho montato il sensore sul pedale della mia bicicletta, scusate l'illuminazione, ma tengo la bici montata sul rullo in un posto non molto luminoso. Adesso ho montato il sensore sul rullo, lo farò girare. Allora io comincio a far girare il pedale, scusate le immagini, ma così vi faccio vedere sia il pedale che gira, sia il ciclocomputer. Adesso andiamo a vedere, come vedete, vediamo se va a fuoco. Allora, ecco qua, cadenza mi segna ancora 0. Però non sto muovendo il pedale, adesso lo comincio a muovere. Vedete? Cadenza mi sta segnando 66, vediamo di aumentare un po'. Ecco, sto facendo girare il pedale, come potete vedere mi segna sia la velocità, perché rileva la velocità dal sensore del mio ciclocomputer che ho montato sulla ruota, e mi segna la cadenza che ovviamente deriva dal sensore che ho montato sul pedale. Adesso per fare una prova fermo il pedale, lo fermo qua così vedete che è immobile e vedete cadenza rimane 0. Adesso riprenderò a muovere il pedale, cadenza ovviamente è questo 0 qui. Adesso riprendo a muovere il pedale e vediamo quanto tempo sta a rilevarne il movimento. Ecco, come vedete mi segna
la cadenza. Adesso non posso dire se questa cadenza sia corretta o meno, dopo proverò a contare i giri e poi vi saprò dire se effettivamente i giri della pedivella corrispondono ai giri che mi segna il sensore. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Con questo video posso dimostrarvi che effettivamente il sensore Meylan viene rilevato dal ciclocomputer Brighton, in particolare dal mio Brighton Rider 530. L'accoppiamento è stato facile, non vi ho fatto vedere il momento preciso nel quale si è accoppiato perché pochissimi secondi prima mi è finita la batteria della macchina fotografica, infatti adesso sono con un cellulare, però mi seccava non farvi vedere questa prova e non farvi vedere che effettivamente il sensore funziona. Lo dico perché tante volte sensori di marche diverse, pur essendo tecnologia ANT+, pur essendo tramite Bluetooth, a volte non vengono rilevati dal ciclocomputer. In questo caso il sensore Meylan funziona e si accoppia con il mio Brighton Rider 530. Ve lo faccio vedere ancora una volta, muovo il pedale e adesso cadenza. Vedete, 0 non la rileva proprio immediatamente, ci vogliono 2-3 secondi, però poi la pedalata viene rilevata. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Se il video vi è stato utile vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato questa marca di sensore o quale marca avete provato e come vi siete trovati. Vi invito inoltre a cercarmi su Instagram e mi trovate come magic-lucoral. E oggi posso dire, mondo dei sensori della bicicletta, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.